Questo video è sponsorizzato da CardRaider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Eccoci qui, cari naviganti, per presentarvi un nuovo formato che in realtà esiste da diverso tempo. Parliamo di oltre 15 anni, ma per varie vicissitudini non ha mai attecchito, almeno fino a questo momento, nel nostro paese. Parliamo del Duel Commander. Nasce da un'idea iniziale del judge di livello 5, Kevin Desprez, che ha traslato l'idea iniziale dell'Elden Dragon Highlander statunitense, prima in Francia, allargando la cerchia di appassionati prima al resto d'Europa, poi in tutto il mondo. Con il passare del tempo il formato si è evoluto molto, variando la sua struttura, i punti vita iniziali, ma soprattutto la banlist, che man mano ha dovuto tenere conto di nuove regole introdotte per le DH, come Patterns, o le molte leggendarie sempre più potenti che si sono presentate all'appello. Si tratta quindi di un formato 1v1 estremamente specializzato e anche piuttosto diffuso, a giudicare dai molti tornei disputati in tutto il mondo, ora anche giocabile sulla piattaforma MTGO attraverso una nuova modalità Freeform Commander di recente introduzione. Questa volta vi parleremo del formato Duel Commander. Siamo di fronte a un formato che racchiude buona parte del ruling del Commander multiplayer, con un chiaro imprinting legato agli altri formati Eternal 1v1, proponendo un approccio al gioco competitivo senza alcuni dei vantaggi tipici come la sideboard per adattare il proprio mazzo all'avversario del momento. Sulla carta le differenze rispetto agli altri formati che mutano le modalità delle DH appaiono minime, ma in realtà ci sono diversi dettagli che lo differenziano rispetto ad altre versioni 1v1 viste finora. Andiamo però con ordine, iniziando ad indicare le poche regole che definiscono il formato. Il deck è composto esattamente da 100 carte, includendo anche 1 o 2 comandanti, nel caso si utilizzino i generali con l'abilità Pattern, scegliendo tra creature leggendarie o tra i planeswalker che prevedono specificatamente di poter entrare nella zona di comando. Può essere presente una sola copia di ogni carta nel mazzo, a parte le terre base e le carte con regole speciali al loro interno come Rat Colony. Le partite si svolgono al massimo dei 3 incontri, senza la sideboard, ma con la possibilità nel secondo e nel terzo game di sostituire il generale con un'altra leggendaria valida presente nel resto del mazzo, nel caso si provino a utilizzare strategie di hate verso un avversario di turno. I giocatori hanno a disposizione 20 punti vita. Il pool di carte è in larga misura quello EDH, che esclude solamente le meccaniche ante, gli un set con le carte a bordo grigio, le carte con simboli ghianda e le carte di tipo Conspiracy, da non confondersi con quelle presenti nel set che porta lo stesso nome. Queste in sintesi sono le regole, mentre esiste una banlist specifica per il formato, che dalla sua nascita è stata più e più volte ritoccata, escludendo man mano carte che in qualche modo rendevano squilibrato il meta, come nel caso di alcune carte troppo aggressive per un formato a 20 punti vita. Fin qui non appaiono profonde differenze rispetto ad altri formati Commander 1v1 nel ruling. Le differenze aumentano considerevolmente quando si inizia ad analizzare la banlist e l'utilizzo di determinate tipologie di carte, risultate via via troppo opprimenti per il formato. Innanzitutto sono esclusi dal formato molti degli acceleratori di mana a costo zero, come Jeweled Lotus, o che offrono un boost di mana troppo elevato nei primi turni, come Mana Vault o Soul Ring. Non solo, un tema molto sentito riguardava la possibilità di usare o meno alcuni comandanti, come nel caso di Minsc and Bow Timeless Heroes, o di Oloro Ageless Ascetics, bannati nel formato, o di Arafine Scheming Seer, che invece al momento risulta utilizzabile. Un capitolo a parte meritano i generali con l'abilità Pattern, che hanno subito una riduzione nel loro potenziale vantaggio, non potendo lanciare dalla zona di comando più di un generale in tutta la partita, lasciando il secondo inutilizzato fino al match successivo. Queste scelte al momento hanno definito un meta strutturato che in apparenza vede una grande concentrazione di archetipi agro, anche se da un'attenta analisi nei tornei disputati emerge un certo equilibrio tra le varie tipologie di mazzi, con solo un paio di loro che arrivano o superano il 10% di penetrazione. La gestione della banlist viene comunque preannunciata con una scadenza mensile al fine di mantenere un'attenta amministrazione del formato, visti i continui annunci della casa madre che tendono, soprattutto nell'ultimo periodo, a produrre molte carte dall'alto potenziale. Una scelta preventiva che fa ben sperare in una gestione oculata del formato, che in quest'ultimo periodo sta iniziando a raccogliere l'interessamento di una community nostrana, supportata dal grande impianto organizzativo internazionale. Vista la cadenza bimestrale degli aggiornamenti sulla banlist, il formato si sta evolvendo con una certa costanza, anche grazie agli aggiornamenti sperimentali che provano a assaggiare l'introduzione di carte potenti che però possono entrare nel formato senza stravolgerlo. Esistendo un contesto strutturato, anche se non riconosciuto ufficialmente dalla casa madre, non è affatto facile amministrare con la giusta attenzione alle costanti introduzioni di nuove carte, che spesso sono progettate per un contesto multiplayer. La grossa community internazionale fornisce però un ampio orizzonte di giocatori e tornei, dando una panoramica supportata dai numeri di quelli che sono i trend del momento, andando a proporre sia build complesse sia mazzi dal budget contenuto, per gli standard di un formato a 100 carte.
Sul fronte dei mazzi aggressivi ci sono molte scelte interessanti, sia tra i più blasonati Raffin's Seer o Yoshimaru Even Faithful nelle sue varie declinazioni, sia meno note, come Feldon Ronom Excavator, che unisce al piano creatura un pacchetto di danni diretti consistente. Nonostante siamo in un contesto a 20 punti vita, i mazzi che cercano di controllare il nemico sono piuttosto presenti. Dal nuovo Aragorn King of Gondor al più classico Tivit Seller of Secret, passando per scelte come Ertai Resurrected non certo banali da pilotare. Anche i mazzi basati su combo trovano dei degni rappresentanti tra The Beatdown Bullies, alcune combinazioni di patterns come Sicily Hunted Mage e Warnock Riders Chaplain, passando per scelte più esotiche come The Old Rustain, coprendo così un po' tutti i colori a disposizione. Si sa che con un formato così esteso ci può essere comunque spazio per archetipi di nicchia, come per Kinnan, Bond and Prodigy, o basati su strategie Voltron, come Light Bones e Emperor's Voice, dando modo ai giocatori di esprimere al meglio le tech e le strategie che più preferiscono. Ci sono quindi tutti i presupposti per una diffusione di questo formato, che ha dalla sua una storia molto lunga, che potrà garantire un futuro radioso a tutti coloro che si vorranno cimentare tra i tavoli da gioco o anche online, se lo gradiscono. Con questi presupposti ci troviamo di fronte a un formato complesso da seguire, ma siamo certi che con l'aiuto della compagine nazionale che si sta riunendo attorno a questo Duel Commander avremo modo di mostrarvi le sue evoluzioni e gli archetipi che risultano più azzeccati nel meta del momento. Sicuramente spazieremo, come di consueto, tra le varie opzioni papabili, dandovi gli strumenti giusti per poter partecipare anche da neofiti al formato, se avete la fortuna di avere sotto casa un negozio che organizza tornei dedicati a questa particolare modalità 1v1. Noi saremo come sempre qui, pronti a supportarvi e perché no, a darvi nuovi spunti per divertirvi in compagnia delle vostre carte preferite. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.